Wonderland Speciale FX, la storia degli effetti visivi raccontata dai protagonisti. Dobbiamo tenere presente che Méliès non ha avuto nessun altro termine di paragone e che prima di lui il mondo del cinema non esisteva. È tutto semplicemente stato partorito dalla sua immaginazione. Venite a sognare con me. Non è certo casuale che sia lo storico Martin Scorsese l'autore di una congiunzione esemplare della visione fantastica al cinema. Lo sguardo oltre il reale è ciò di cui tecnicamente si occupa il comparto produttivo degli effetti speciali. Valendosi delle più recenti tecnologie digitali, unitamente alla scelta delle riprese in 3D, Scorsese si diverte a giocare e si pone al servizio di una storia in cui il protagonista è l'inventore dei trucchi cinematografici e del suo magnifico mondo. Azione! Da quelli proposti nelle pionieristiche fantasmagorie di Méliès alle numerose declinazioni sviluppate nel corso di un secolo, la cinematografia ha offerto al pubblico sottili illusioni e colossali realizzazioni. È di Willis H. O'Brien e la sua equipe il merito dell'aver impresso un'accelerazione straordinaria agli effetti speciali, tanto da convincere un ragazzino tredicenne che il suo lavoro sarebbe stato costruire oggetti ed esseri viventi come fossero veri. Il giovane spettatore che vide il film nel 1933 a Los Angeles si chiamava Ray Harryhausen, che nel 1949 collaborerà con il suo maestro O'Brien agli effetti di Il Re dell'Africa. Sarà lui uno dei più elevati punti di riferimento in materia di effects nel cinema post-bellico. Poi Stanley Kubrick assunse per un film che avrebbe segnato e cambiato la storia del cinema il 24enne Douglas Trumbull. Lo chiamai e gli dissi: signor Kubrick, la chiamo perché ho iniziato a lavorare per il suo film. Vorrei continuare a farlo e raggiungerla a Londra o in qualsiasi altro luogo. E lui disse: ok, ti assumo. E mi inviò i biglietti per Londra per me e per mia moglie. Una carriera che l'ha visto proseguire con incontri ravvicinati del terzo tipo, Star Trek e Blade Runner, fino alla più recente collaborazione con Terrence Malick. Quando Terrence Malick mi chiese di lavorare in The Tree of Life, ricordavamo entrambi che io e Kubrick avevamo realizzato degli effetti organici con tinte e liquidi. Io li avevo usati, per esempio, per creare le nuvole in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, e proprio non gli andava giù che la grafica computerizzata non avesse un aspetto realistico, ma sintetico. Disse che non voleva utilizzare la grafica computerizzata, ma qualcosa di organico. Voleva provare anche quello che chiama l'impasto. Voleva che di fronte alla macchina da presa succedesse qualcosa di imprevedibile. Diceva: dai, prendiamo una cisterna d'acqua, ci mettiamo dentro del ghiaccio secco e poi ci mettiamo un razzo e vediamo e fotografiamo quello che succede. Pensavamo tutti che fosse completamente pazzo, ma ogni volta succedeva qualcosa di straordinario, un momento particolare di mistero organico, ed è proprio questo quello che voleva, l'inaspettato. Mentre è studente presso il Pasadena City College, mette insieme $6.500 e nel 1967 scrive, produce e dirige The Equinus, A Journey into the Supernatural, un action fanta-horror che uscirà in sala allungato di mezz'ora nel 70. Il mostro realizzato per il film suscita l'apprezzamento di Ray Harryhausen e Dennis Muren comincia così la sua attività nel cinema. Collaborerà tra gli altri con Steven Spielberg, James Cameron e George Lucas, vincendo 9 premi Oscar. Wonderland lo ha incontrato al grande evento di settore View Conference a Torino. Io non ero per la tecnologia, ma non c'era bisogno di alcuno strumento per assemblare le cose. Beh, il computer poteva mettere insieme le cose con modalità che non sarebbero state possibili nel mondo reale. L'impressione è di avere scoperchiato un vaso di Pandora, al cui interno c'erano l'immaginazione, i film
A quel punto siamo stati in grado di produrre cose più realistiche di quanto non fosse mai stato fatto in precedenza. All'epoca non eravamo in grado di realizzare un oggetto, di farlo sembrare reale. Riuscivamo a rendere bene il vetro, l'acqua degli abissi, la caratteristica cromatura di Terminator 2. Ma poi è arrivato Jurassic Park, dove abbiamo cercato di fare qualcosa di veramente diverso. C'erano la pelle e la testa, e gli animatori avevano veramente voce in capitolo. Ed era di Steven Spielberg, e a Steven bisogna dare il meglio del meglio, e lo vuole anche lui. Quindi poter realizzare questo film è stata una grande occasione. Sono stati questi due film, Terminator 2 e Jurassic Park, usciti a 2 o 3 anni di distanza, a lanciarci realmente nel mondo dell'informatica e a dimostrarci che potevamo farcela. Credo che un artista infonda un'anima in qualsiasi cosa. È questione di progettazione e riguarda anche il tempo e i film. In che modo si riesce a trasmettere una determinata cosa in un determinato arco di tempo. In qualsiasi caso, è una questione emozionale. Senti qualcosa. Se ti limiti a seguire la storia di un film, credo che al suo interno non ci sia molta anima. Ogni volta che facciamo volare delle astronavi, le trattiamo alla stregua di una moto. E come gli aerei che scivolano, non si limitano a fare questo movimento, ma scivolano sul terreno al punto che percepisce che il pilota stia cercando di tenere sotto controllo il velivolo in modo che non si rovesci. È tutto collegato. Per me è questa l'anima, è dare più di quanto sia richiesto. Ma è davvero importante che gli spettatori possano rapportarsi con il lavoro che è stato realizzato. L'effetto King Kong è duraturo e dopo aver affascinato il piccolo Harryhausen colpisce ancora nella generazione successiva. Tutto ha avuto inizio nel 1955, quando avevo, direi, 5 anni. All'epoca avevo visto King Kong, quello del 1933, nella versione di Schoedsack Cooper. Non sapevo che cosa stessi guardando, ma ricordo che guardavo il film stando dietro ad una sedia, perché ero terrorizzato dai dinosauri, ma ero affascinato. Non avevo la minima idea di come fosse stato realizzato, e questo è stato l'inizio di una passione per i dinosauri che è continuata per tutta la vita. Dopo la visione degli strabilianti effetti di Il settimo viaggio di Sinbad, a 7 anni Phil ha la conferma di ciò che vorrà fare da grande. Si iscriverà all'università in California dove studia arte e a seguito dell'incontro con George Lucas diventa il pilastro creativo della Industrial Light and Magic. Realizza l'innovativa Go Motion, un miglioramento decisivo per le riprese in stop motion. Vincerà 2 premi Oscar, accettando non senza una certa sofferenza l'avvento della CGI. Un giorno un tizio che era all'università mi disse che lavorava nel campo dei film di fantascienza con della gente e cercava qualcuno che gli desse una mano con l'animazione a passo 1 e cose di questo tipo. E così ho conosciuto Richard Edlund, gli ho presentato Dennis Muren e Dennis ha tirato dentro Ken Ralston. Tutti insieme iniziarono a lavorare nella squadra notturna del primo Guerre Stellari, dove si occupavano prevalentemente delle riprese, delle discese e delle trincee. Feci la loro conoscenza e una cosa tira l'altra. Con Guerre Stellari, George ha realizzato un film da $10 milioni, che all'epoca erano una bella cifra, ma lui aveva una visione delle cose infinitamente più grande. Nel primo Guerre Stellari, andando a cena con Dennis Muren, sentii parlare dell'attrezzatura per il controllo del movimento che John Dykstra stava approntando. Era usata per far volare le navicelle spaziali. Più o meno a quell'epoca iniziai a pensare alla possibilità di associare l'attrezzatura per il controllo del movimento con quella dell'animazione a passo 1. Quando ci siamo trasferiti nel nord della California per L'Impero colpisce ancora, non avevo ancora il Town che ho poi realizzato. Questa specie di creatura simile a un cavallo che viene cavalcata da Luke Skywalker.
Avevo invece un pupazzo animato a passo 1 che mi era rimasto dai tempi di Piranha di Joe Dante, e un pomeriggio Ken Ralston e io facemmo delle prove con l'attrezzatura del controllo del movimento e andarono tutte benissimo. Sostanzialmente somigliava ai pupazzi giapponesi Bunraku, che sono mossi seguendo svariati assi. Ci siamo resi conto, o meglio, mi sono reso conto che ad ogni successivo sviluppo tecnico devi reinventarti il modo di pensare le cose. Quando siamo arrivati a Jurassic Park è apparso decisamente chiaro che la grafica computerizzata rappresentava questa stessa possibilità. A quel punto non mi interessava lavorare su un computer, ma ne coglievo certamente il valore. E capivo che lo scenario stava cambiando e che tutto andava in questa direzione. When you are attempting to put a character that has a mind. Quando cerchi di mettere un personaggio con in mente uno sfondo fotografico che è stato ripreso con degli attori e il profilo degli edifici, la gravità specifica della Terra, c'è tutta una serie di aspetti che devono essere adattati al luogo e occorre immaginare il movimento e quelli che sono i personaggi. Beh, questa gente non lo sapeva fare ed è così che mi sono messo all'opera. A partire da Jurassic Park, la mia casa di produzione è passata dall'animazione a passo 1 alla grafica computerizzata. Capo esecutivo del settore digital media, negli anni '80 ha guidato le compagnie di George Lucas e nel 1993 ha fondato, insieme a James Cameron e Stan Winston, la Digital Domain. Scott Ross ha esordito con la collaborazione alla rivoluzionaria ridefinizione del rapporto cinematografico tra umani e cartoni animati. Roger Rabbit era interessante perché era un insieme di animazione su rodovetro e di live action. Abbiamo fatto le riprese su un apposito palcoscenico allestito a Londra. Il palcoscenico era sospeso a un'altezza di circa 1,20 m. Ogni cosa era su un blue screen per il compositing e Bob Hoskins, l'attore, recitava con una persona che teneva in mano un bastoncino con sopra la faccia di un coniglio, perché tutto il resto era un'animazione ottenuta con i disegni, che sarebbe stata aggiunta mediante il compositing in un secondo tempo. All we have to do is we look at things like Snapchat and Instagram, or we look È sufficiente dare un'occhiata a cose come Snapchat, Instagram o TikTok e si vedrà che sempre di più, soprattutto fra i giovani in tutto il mondo, la gente vivrà all'interno di questo mondo digitale. Che sia con lo smartphone o con il computer, la vita delle persone ormai è molto più digitale. E per quanto riguarda per esempio Ready Player One, mi immagino un ambiente in cui la gente vive in un mondo quasi completamente digitalizzato. E di conseguenza gli uomini e le donne che creano questo tipo di immaginario diventeranno sempre più importanti. Nello stesso 1987, quando Ross fa il suo ingresso alla ILM di Lucas, il trentenne Rob Legato comincia la sua attività nel campo dei visual effects con la serie TV Star Trek The Next Generation e si impone poi con Apollo 13 e Titanic, col quale vince il primo Oscar. Diventa poi l'effettista di fiducia di Martin Scorsese e ottiene una seconda statuetta dorata per Hugo Cabret. Lo abbiamo incontrato a Torino all'ultima edizione di View Conference. Se ti sei mai chiesto da dove arrivano i tuoi sogni, guardati intorno. Vengono creati qui. È importante che gli effetti speciali siano presenti in questo tipo di film per convincere il pubblico dell'autenticità del luogo, ossia l'ambiente in cui si svolge il film. Hai piena libertà di girare in qualsiasi modo ti piaccia, come se questo spazio fosse sempre a disposizione in ogni momento, come un film dei giorni nostri. Intendo dire che puoi girare le scene dove scegli tu, e in questo sta tutto il valore della produzione. Laureato in scienze matematiche nella natia Nuova Zelanda, si specializza a Londra in grafica computerizzata. Matt Aitken è un alfiere della nuova generazione che conosce negli anni '80 la rivoluzione digitale. Esordisce nel 1996 con Peter Jackson nella commedia horror Sospesi nel tempo, lavorando poi a tutte le successive produzioni del regista neozelandese. 2 candidature all'Oscar,
per Avengers Endgame e per District 9. Anche lui è stato ospite di View Conference a Torino. Lavoro in questo settore da così tanto tempo che mi ricordo quando ancora non sapevamo riprodurre i capelli, la pelliccia degli animali, l'acqua, il fuoco, la giungla, tutte le complessità dell'ambiente naturale. Erano tutte cose per le quali abbiamo sviluppato le necessarie competenze nel corso degli anni. Prima di Avatar, ogni volta che vedevi una giungla o una foresta, si trattava di una miniatura, come nel primo film della saga del Signore degli Anelli. Molti ambienti erano delle miniature. Poi all'epoca di Avatar abbiamo sviluppato le competenze necessarie per costruire tutti questi aspetti complessi al computer e non soltanto costruirli, ma anche illuminarli e fare il lavoro di rendering. E ci sono molti processi che entrano in gioco, perché se guardi un albero, ogni foglia è complessa, ha delle curve, una forma e riflette la luce. E ci sono migliaia di foglie su un albero e migliaia di alberi in una foresta. Perciò c'è molta complessità geometrica in natura e per gestirla abbiamo dovuto sviluppare delle tecniche. Quando Peter Jackson è venuto a trovarci per vedere questi aspetti, Gollum non era ancora un attore. Gollum era un personaggio digitale. Se devo essere sincero, era terrificante, perché non sapevamo come fare, in quanto non lo avevamo mai realizzato in precedenza. Ma Peter ci ha dato la grande opportunità di sviluppare i nostri strumenti, nel senso che per Il Signore degli Anelli c'è stato un periodo di preproduzione della durata di 3 anni. Mentre lui scriveva il copione e costruivano i set, disegnavano i costumi, noi sviluppavamo i nostri strumenti e le nostre tecniche. Così abbiamo approfittato di questi 3 anni per arrivare a fare di Gollum un personaggio digitale. Si basava su una performance dal vivo. Andy Serkis, l'attore britannico, interpretava Gollum sul set e sul palcoscenico, allestito con il motion capture, e noi eravamo in grado di prendere la performance di Andy e trasformarla in quella di Gollum. Disponevamo di un bel team di modellisti facciali che hanno scolpito tutte le varie forme del viso di Gollum e poi di un animatore facciale in grado di prendere le singole forme dei muscoli facciali e di comporle, e che attraverso un processo molto complicato ha creato la performance del viso di Gollum con tutte le varie forme che interagiscono. Per una singola inquadratura di Gollum, che potrebbe durare 2 o 3 secondi di film, mi riferisco alla performance facciale, solitamente avevamo un animatore che lavorava anche per 2 o 3 settimane per realizzare semplicemente 2 o 3 secondi di performance. Per Valerian, la città dei 1000 pianeti, Luc Besson è venuto a Wellington ed è riuscito a filmare i diversi mondi presenti nel film con le nostre tecnologie di produzione virtuale. A mio parere, siamo davvero riusciti a farlo lavorare in un modo che forse non aveva mai sperimentato prima, con i personaggi virtuali. Il pianeta è completamente virtuale, ma ha potuto vederlo sul monitor della cinepresa virtuale durante le riprese. E quindi si tratta di una tecnica notevole a disposizione dei registi. Dopo aver studiato animazione alla Vancouver Film School, Thomas Schlesny cerca di incontrare il suo idolo, Phil Tippett. Dopo gli anni di apprendistato presso il venerato maestro, diventa supervisore degli effetti visivi fino a conquistare un Emmy Award per il suo lavoro sulla 4ª stagione di Game of Thrones. Lo abbiamo incontrato a Torino, all'ultima edizione di View Conference. We work with 3 dragons. We work with Drogon. Abbiamo lavorato su 3 draghi, Drogon, Rhaegal e poi anche il drago morto, ossia Viserion. Ogni drago ha dei movimenti suoi caratteristici, un suo modo di volare, il numero di parti usate per le ali, la postura del corpo e il modo di muoversi sono totalmente diversi. Dunque il modo in cui, nello specifico, abbiamo lavorato per Viserion è che le sue ali si muovono con un ritmo più secco, la testa si abbassa di più, non sta in piedi in modo normale come fanno gli altri draghi, perché sapevamo molto bene che da morto il suo tono muscolare sarebbe stato assente e che i legamenti non sarebbero stati attaccati come prima. Abbiamo rispecchiato tutto questo nella posa, nei movimenti del drago.
The inspiration for the blue flame. L'ispirazione iniziale della fiamma blu è stata una decisione presa a livello di produzione. Quando abbiamo visto la fiamma blu per la prima volta è stato nella 7ª stagione e questa decisione è stata presa a livello narrativo e poi nei dipinti delle scene in questione. E sulla base di questi dipinti abbiamo fatto delle prove in cui, a partire da una normale fiamma rossa, la si modificava in modo da ottenere la tonalità di blu desiderata. Ci siamo basati in parte sull'uso della fiamma del propano, ma in questo fuoco sono presenti molti strati. Un aspetto curioso è che quasi ogni volta che nel Trono di Spade si vede il fuoco è vero. Perciò il fiato dei draghi è un vero e proprio fuoco che abbiamo fotografato. Il lavoro realizzato con gli effetti visivi nel Trono di Spade ha sollevato l'asticella portandola a un livello nuovo. Penso che abbiamo dimostrato ad altre realizzazioni televisive fin dove ci si può spingere. Esperto di riprese in 3D, animazione, realtà virtuale, restauro cinematografico e riqualificazione dei contenuti video. Presidente onorario dell'Associazione di professionisti della post-produzione cinematografica di Hong Kong, Percy Fung è un'autorità nel mondo asiatico degli effetti speciali. Wonderland lo ha incontrato a Cinecittà per un'intervista in esclusiva. It all begins with film opticals, which is a very difficult technique. Tutto inizia con gli effetti ottici, che è una tecnica molto difficile. Hong Kong entrò molto presto in questo settore. All'inizio c'era solo il Giappone che sapeva realizzare film con buoni effetti ottici, ma alla fine degli anni 70 e negli anni 80 abbiamo iniziato a realizzare noi gli effetti ottici per la maggior parte dell'Asia, India, persino per l'Australia, anche se all'epoca non aveva una grande richiesta di effetti ottici. Hong Kong serviva anche la Corea e molti altri paesi. Tutto questo però non durò a lungo, perché molto rapidamente la tecnologia si sviluppò anche a livello locale, con la nascita in ogni paese dei propri laboratori e dei propri esperti di effetti. Nel 1995 è arrivata la digitalizzazione, che è ancora più importante, l'elaborazione dell'output. Nello stesso periodo assistiamo anche alla crescita di alcune industrie cinematografiche come quella coreana, che prima non erano molto organizzate, ma alla fine degli anni 80 iniziano a crescere grazie al sostegno del governo e all'apertura del mercato. Così Hong Kong cerca di entrare in quei mercati. Lo stesso si può dire dell'India. Abbiamo lavorato a molti film indiani importanti all'inizio degli anni 90, soprattutto ai primi film di Shah Rukh Khan, come Duplicate, per cui abbiamo fornito una tecnica molto particolare, quella dell'impersonificazione. Uno Shah Rukh Khan che combatte contro un altro Shah Rukh Khan bambino e il fratello maggiore di Shah Rukh Khan, questo genere di cose. La Cina attualmente ha già circa 80.000 schermi e di questi oltre il 95% è in 3D. In Cina, quindi, molti proprietari di cinema spingono i nostri distributori a uscire in 3D, in modo da guadagnare di più con la vendita dei biglietti. Ad esempio, Avengers. Il 95% dei cinema lo ha proiettato in 3D. Se non lo vedi in 3D, non lo vedi. In questo caso è un fenomeno trainato dal mercato. Per questo motivo sta anche avvenendo una cosa strana. I 31 film in 3D a cui ho lavorato sono stati girati originariamente con 2 videocamere che simulano i 2 occhi e così via. In origine, i film di Hollywood non sono girati in 3D, ma vengono trasformati in 3D per poterli proiettare in Cina, solo per motivi di marketing. Credo che la tecnologia 3D resterà, c'è solo bisogno di avere un altro momento giusto. Avatar, che ha citato, è importante perché prima di Avatar erano già usciti molti film in 3D, ma senza grande successo. Ma quando Avatar è arrivato in Cina, ha davvero creato una nuova scena. Per me, rispetto al 3D, il 4D ha lo stesso movimento. Nel 5D inseriamo effetti ambientali, come l'acqua, o il vento, o il fumo, o dei lampi. Dal 6D in poi si inserisce l'interazione, ma probabilmente in quel caso si tratterà di film completamente diversi, non prodotti in Cina.
Al Festival Effetti Visivi di Roma, Wonderland ha dialogato con il presidente dell'Associazione Effetti Visivi, Giulia Infurna, per tratteggiare un quadro dello stato creativo e produttivo del settore nel cinema italiano. I nostri artisti ovviamente vengono da un background culturale che è quello italiano, che conosciamo benissimo, quindi in qualche modo ce l'abbiamo dentro nel sangue, geneticamente ce lo portiamo dietro, per cui ogni volta che andiamo a creare un effetto visivo, un'opera, sicuramente ci distinguiamo per questo, e a volte ci distinguiamo anche per la velocità con cui riusciamo a risolvere velocemente delle situazioni molto complesse. Lasciamo i clienti sempre un po' sorpresi delle nostre capacità e della nostra creatività, ecco. Sicuramente per il futuro questo nostro talento emergerà, perché avremo la possibilità di lavorare su produzioni internazionali molto più spesso e quindi ci verrà riconosciuto. Tra gli ospiti del festival Matteo Rovere. Il regista del Primo Re ci ha raccontato dell'apporto fondamentale degli effetti speciali in un film che rievoca la leggenda di Romolo e Remo. Azione! Il Primo Re chiaramente è un film pieno di effetti speciali e pieno di post-produzione. La mia idea registica era quella di dare a tutto il racconto una grande impronta di realismo, e quindi ho cominciato a ragionare con gli effetti per capire dove il lavoro dei compositor e appunto dei VFX artist e così via potesse intervenire proprio per dare maggior verità alle sequenze. Quindi cominciamo a immaginare l'acqua, l'esondazione, le lame che entrano nella pelle e che quindi ovviamente bucano i corpi con il sangue che esce, che è qualcosa che non si può realizzare evidentemente nella realtà, e quindi è un insieme di elementi realizzati dal vero e aggiunti in post-produzione. Per esempio, quando si deve colpire un uomo con una spada e magari perforare il corpo, si realizza un cosiddetto blood rig, quindi una sorta di sacchetto che fa uscire del sangue davanti, che dà una base all'interno della quale o sopra la quale le società di post, in questo caso la EDI e Digital District, inseriscono la lama che viene ripresa a parte. E poi ovviamente tutti gli schizzi di sangue li abbiamo girati in green e poi li abbiamo aggiunti. Poi ovviamente c'è anche il set extension, cioè il racconto dei villaggi di cui noi abbiamo costruito una parte e il resto veniva espanso dai designer. Ci sono 2 o 3 sequenze di battaglia abbastanza complesse sulle quali volevo proprio dare questo impianto realistico. E quindi abbiamo lavorato sui movimenti dei corpi nei quali poi sarebbero stati integrati lame che entrano, eccetera eccetera. Per esempio c'è una sequenza breve ma abbastanza complessa in cui uno dei personaggi protagonisti, Lars, interpretato da Fabrizio Rongione, colpisce con una lancia un avversario, un guerriero della tribù dei Velienses, e perfora il corpo. Per fare quella sequenza abbiamo dovuto utilizzare, ovviamente la lama non ha la punta che esce dall'altra parte, quindi semplicemente lui si appoggiava su questa lama, il nostro stuntman, e poi noi con un gancio lo attaccavamo a un albero fisicamente per tirare indietro sia la tunica che dargli la possibilità di appoggiarsi a peso morto su questa lancia. In post produzione è stata aggiunta la parte di lancia che esce fuori dal corpo. L'idea che Tevere esondasse e in qualche modo prendesse i nostri protagonisti e li spostasse dando inizio all'avventura mi sembrava la migliore. A quel punto ho iniziato col mio gruppo di lavoro a studiare tutte le sequenze simili che sono presenti in tanti film, pensiamo a Impossible, anche Clint Eastwood ha fatto una sequenza simile. Ovviamente è stato fondamentale l'intervento di EDI e di Digital District, che è una società belga che hanno curato proprio dal compositing alla realizzazione fisica ed effettiva della sequenza, che è fatta unendo numerosi layer, livelli, alcuni di questi girati dal vero, come per esempio i ragazzi che vengono colpiti dall'onda, gli animali che scappano, l'impatto dell'acqua sulla vegetazione, e questi livelli vengono uniti a elementi animati che sono l'acqua stessa, ma anche riprese di plate fatti in altri luoghi. Siamo stati in Sud America a riprendere un grande fiume che esondava e abbiamo preso queste immagini e poi ritagliandole poi fisicamente le abbiamo inserite dentro. Quindi quello che serve è uno studio molto approfondito di ogni singola immagine attraverso lo storyboard, eccetera eccetera. È una sequenza che ha richiesto più di un anno per la sua realizzazione, dall'ideazione alle riprese alla post produzione, pur durando qualche minuto.